Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi avevo bisogno di sentirmi importante, quindi mi sono messa questo paio di orecchini estremamente discreti. Vabbè, bisogna ridere di qualcosa nella vita. Allora, dicevo, drammi coreani, un dramma coreano del 2023, 10 puntate, 40 minuti per episodio, quindi abbastanza snello rispetto alla norma. Titolo Love to Hate You. Sono sincera, speravo mi sarebbe piaciuto molto di più e invece mi ha lasciato quell'irrisolto insoddisfatto che così mi è rimasto un po' addosso. La trama. Ci sono due personaggi, lei e lui, ovviamente. Allora, lei è un avvocato che crede molto nella tromba amicizia, ovvero è una a cui piace avere avventure e non riesce mai a... Non è che non riesce a impegnarsi in un rapporto serio, è anche abbastanza disinteressata ad avere più che un rapporto fisico con il partner. La ragione per cui nutre questa profonda sfiducia verso il sesso maschile e la ragione per cui cerca sempre di essere quella che ha la meglio nella situazione, per quanto diciamo la frequentazione sia repentina, deriva dalla sua famiglia. Lei è cresciuta come figlia unica, sì, figlia unica, in una casa con un padre estremamente misogino che tratta la madre di merda e non ha mai avuto molta fiducia in lei, cioè l'ha sempre denigrata in tutto e per tutto. E quindi questa ragazza, questa donna ormai, quasi come per rivalsa, è diventata avvocato, insomma ha voluto in tutti i modi smentire i pregiudizi del padre, con questo rapporto sempre comunque molto conflittuale, che poi si porta dietro anche nella gestione delle sue relazioni interpersonali. Dall'altra parte invece abbiamo lui, che è un attore di commedie romantiche estremamente popolare, è proprio adorato dalle donne, dice sempre la cosa giusta, si comporta sempre nel modo giusto. Il problema è che questo suo atteggiamento è una facciata, perché lui soffre di un disturbo d'ansia che si manifesta in tiche e semi-attacchi di panico ogni volta che deve interpretare una scena romantica barra intima con la controparte femminile. Questo perché? Perché 10 anni prima dell'inizio degli eventi è stato piantato dalla compagna che agli albori della sua carriera appunto di attrice l'ha piantato in malo modo, e quando lui ha cercato di avere un colloquio con lei per capire le ragioni, l'ha addirittura accusato di stalking. In questo momento drammatico della sua vita lui è stato sostenuto dal suo amico che gli ha detto: ascoltami, la tua migliore vendetta sarà quella di diventare un attore più di successo di lei. Fatto sta che però gli strascichi emotivi proprio di questo tradimento psicologico da parte di questa donna di cui lui era molto innamorato si sono poi manifestati appunto ogni volta che deve tipo baciare la sua come si dice? La persona che lavora con lui, la coattrice, mi manca la parola, la persona con cui sta lavorando per appunto girare una scena romantica. In più ha proprio questo, come che si può definire, ma anche lui un pregiudizio su tutte le donne che vede a modello dell'ex fidanzata che appunto l'ha piantato agli inizi della carriera, abbiamo detto, ma poi per andare a mettersi con uno che fosse più ricco e più famoso di lui,
che all'epoca in realtà ancora non era famoso perché studiava all'università. Per quanto fosse la migliore università di Seul, non era abbastanza figo per lei. Quindi l'ha piantato per, diciamo, un partito migliore. Dicevo, lui appunto ogni volta che si ritrova a girare una scena ha queste ripercussioni, cioè proprio tremore, panico, e l'unica persona che gli è stata accanto è appunto questo suo amico che l'ha accompagnato nel corso della carriera. Dicevo, gli è rimasto addosso questo pregiudizio per cui le donne sono fondamentalmente delle grandissime approfittatrici e manipolatrici. E quando i due protagonisti si trovano a dover interagire perché lei viene assunta nella ditta, nello studio legale che rappresenta lui fondamentalmente. E lei è un po' una tomboy, una a cui piacciono le arti marziali, una senza peli sulla lingua, molto diretta, molto schietta, cioè se dice una cosa è quella, non ha magari non fa tutte le moine, tutti quei teatrini tipici delle protagoniste femminili dei drammi coreani per ingraziarsi l'oggetto, fra virgolette, del desiderio o comunque qualsiasi individuo di sesso maschile in realtà. Ovviamente cane e gatto da subito, anzi lei, cioè la prima volta che lo vede quando sta facendo il colloquio di lavoro per essere assunta in questo studio legale, che è un colloquio di lavoro finto in realtà perché lei è l'unica donna che si è presentata e sarà anche quella che verrà assunta perché questo studio legale è composto solo ed esclusivamente da uomini. Ma ad un certo punto si trova a rappresentare una celebrità donna in una causa di divorzio e lei dice: voi siete tutti uomini, io devo divorziare dal mio ex marito, voi non mi capite, quindi io voglio un avvocato donna. E quindi c'è una specie di discriminazione al contrario, però fatto sta che in uno studio tutto al maschile, cioè alla buon'ora voglio dire, i due appunto si vedono e lei si ricorda di averlo visto fuori da un hotel in cui lei era andata per soccorrere un suo assistito e gli aveva sentito dire delle frasi poco lusinghiere rivolte alla sua co-star, ecco la parola che non mi veniva prima, la co-star, che è una ragazzina, un'attrice diciamo abbastanza esordiente ancora ma già molto viziata, che sta facendo un sacco di moine per darsi più importanza di quella che ha. E lui invece, che è una persona comunque che ha una certa etica del lavoro, mal sopporta tutte queste pretese da prima donna da parte di questa ragazza che si ripercuotono poi in maniera negativa sull'intera produzione e quindi sta un po' sbraitando col suo amico che nel frattempo è diventato anche il suo manager. E lei ovviamente, siccome ha il dente avvelenato contro gli uomini a prescindere e nota una certa discrepanza tra la sua immagine pubblica e quello che percepisce in quei 30 secondi lì nel suo privato, è decisa a sbugiardarlo. Vabbè, e quindi cosa fa? Lui arriva casualmente proprio nel momento in cui lei è seduta sulle seggioline ad aspettare il suo turno per il colloquio e gli fa lo sgambetto, cioè 30 anni buttati nel cesso praticamente. Siamo all'asilo 1, 2, decisa appunto a levargli un po' la maschera da uomo perfetto che la sua immagine di attore un po' cavalca. Cosa fa? Una sera si trova, è sul furgone, perché fanno un'uscita a livello di studio legale. Ecco, questo studio legale un po' sembra di gente che non ha niente da fare, perché loro sono specializzati nella rappresentazione delle celebrità in qualsiasi tipo di controversie. Sappiamo che in Sud Corea, cioè le controversie che circondano il mondo delle celebrità, non è certo scarno.
vere o presunte, cioè proprio c'è carne al fuoco per giorni e giorni. E una delle tattiche, del modus operandi di questo studio legale è quello di farsi vedere un pochino più umani dalle celebrità, e quindi spesso ci sono queste cene, queste uscite al karaoke in cui ovviamente scorrono fiumi di alcol, a cui intervengono anche delle celebrità che hanno occasione, diciamo, di vedere l'avvocato in un contesto un pochino meno ingessato. Lei mi sembra che beva, insomma, a un certo punto fatto sta che sale, viene lasciata indietro da tutti i suoi colleghi e quindi sale sul pulmino che in realtà è di lui e arriva a casa sua. A casa sua di lui, davanti alla porta, un'ora tarda, c'è una ragazza molto giovane e quindi lei, che ha avuto esperienza di casi di uomini adulti che andavano appresso alle ragazzine, subito pensa che lui sia un mezzo pedofilo. E anche qui voglio dire, ma porca miseria, ragazza mia, ma tu sei un avvocato, cioè non puoi saltare immediatamente alla conclusione in base a un fotogramma che hai visto o una frase che hai sentito completamente slegata dal contesto. E infatti poco più avanti viene subito sbugiardata in tutte le sue ipotesi di complotto, perché questa ragazzina altri non è che sua nipote, la nipote dell'attore. Lui di contro, dopo un iniziale momento di diffidenza, perché comunque anche lui da parte sua, cioè non è certo libero da pregiudizi e la cataloga come la solita donna che vuole solo sfruttare gli uomini per migliorare la propria posizione, ha invece modo, diciamo, di ricredersi, anzi quando la vede combattere, non mi ricordo in che contesto la vede, e siccome lui è appena stato scritturato per un film con un regista che stima molto, che gli richiede delle scene di combattimento un po' meno, diciamo, pettinate, un po' meno da palestra e un po' più da strada, chiede a lei di aiutarlo, di insegnargli, perché vede che lo stile di lei invece è un pochino più ruspante. Infatti questa qua ogni 3x2 pesta qualcuno, che voglio dire, cioè se è un avvocato anche lì, vabbè. Fatto sta che ovviamente a un certo punto questi due si innamorano, ok? Si innamorano, però nel momento in cui la storia viene alla luce, fulmini e saette, soprattutto nel momento in cui viene diffuso al pubblico, viene diffusa al pubblico diciamo i trascorsi di lei un pochino, come dire, più disinibiti, cioè apriti cielo, veramente viene praticamente massacrata, viene massacrato lui. I due a un certo punto prima fanno finta di mollarsi, poi vengono sgamati puntualmente e quindi alla fine lei lo molla davvero, anche perché vede che a causa di tutta questa cattiva pubblicità lui è stato estromesso dal film a cui teneva molto, film in cui tra l'altro è stato appaiato con la ex, che torna cercando di riprenderselo dopo 10 anni perché è stata piantata dal fidanzato ricco, che anche lei, voglio dire, c'è una salta giù dal pico. E invece niente, poi a un certo punto, ecco, tutto questo suo agire di lei molto, chiamiamolo libertino per mancanza di un termine migliore, un pochino più disinibito, cioè a lei piace ciulare, quindi in totale libertà frequenta gli uomini liberamente, senza promettere niente, senza aspettarsi niente, e quindi va per la sua strada come una persona adulta dovrebbe essere in grado di poter fare, ecco. A un certo punto, ecco, queste sue abitudini passate, prima assolutamente additate come immorali da tutta l'opinione pubblica,
vengono invece inquadrate in un contesto positivo, perché lei praticamente, soprattutto durante gli anni dell'università, ha aiutato molte altre donne a evitare delle grandissime cantonate da uomini molto poco affidabili. Allora, siccome ecco c'è un buon samaritanesimo di fondo in questa sua azione, ecco allora viene perdonata, tant'è che alla fine i due tornano insieme e vissero tutti felici e contenti. Allora, personaggi di contorno, allora bellissimo il bromance fra l'attore e il suo manager che voglio dire è un attore abbastanza piacente, però soprattutto tipo nelle prime 5 o 6 puntate loro due hanno veramente delle scene assolutamente cioè da pisciarsi addosso dal ridere. Molto bravi, molto convincenti. Ecco, lei ha un'amica che ovviamente è una decerebrata. Ora io mi chiedo, ma sceneggiatori cinesi, coreani, giapponesi, ma possiamo dare delle amiche che abbiano più di un neurone a queste protagoniste? Io voglio dire, già le protagoniste tante volte non è che hanno proprio tutto il cervello intero, ma a metà sembra che gli manchi. In più hanno delle amiche veramente imbarazzanti. Allora questa è una che, e qua cioè ragazzi parliamo di un'età veramente 30 avviati, ok? Non parliamo di adolescenti senza esperienze, quindi un po' ingenue, un po' ancora acerbe rispetto a certi fatti barra certe dinamiche della vita, cioè sono persone adulte. E ragazzi, cioè, sembra veramente a volte che si dividano un cervello, cioè lo usino a turno. Questa amica che praticamente si innamora solo delle belle facce e poi prende una cantonata dietro l'altra, ma non solo cantonate emotive, ma anche cantonate economiche, perché praticamente gli ex le hanno pseudo svuotato il conto in banca e questa ancora non ha imparato. Vabbè, guarda, cioè, lasciamo perdere. Questa qua ovviamente poi andrà a finire con l'amico del protagonista maschile in una coppia che secondo me onestamente cioè, fa un po' acqua, perché lui aveva già questa relazione di amicizia con una ex che è una produttrice e si vedeva che comunque c'era più feeling, più appeal. Mentre questa qua che fa la hostess, l'amica appunto della protagonista che fa la hostess, è una mezza, ripeto, rimbambita, che non si capisce in base a cosa a un certo punto attiri l'attenzione di lui, che già fa un po' fatica a focalizzare ecco, i suoi interessi, perché sembra anche lui che salti un po' di palo in frasca. Ecco, inizialmente i due protagonisti stendono una relazione a contratto, ok? In cui loro due si devono far vedere insieme perché esce ovviamente il gossip che lui è gay. E allora lei, che è stata fotografata nel frattempo quando lui è il primo che si innamora di lei e ne prende coscienza, lei ci mette un bel po' di più. Escono delle foto appena dopo che escono le voci che lui sia gay, abbia una relazione col suo manager, cosa che loro ovviamente, cioè su cui loro ridono tantissimo. Escono poi le foto di lei, di lui che bacia lei. E da qui decidono di stendere questo contratto di collaborazione fondamentalmente a cui lei si presta perché ha bisogno di soldi, ovviamente. E l'amica cioè, arruffa tutte le penne perché dice ma non puoi svenderti così, ma perché lo stai facendo? Ma voglio dire, ma c'è una persona adulta. O magari non è una delle cose più normali possibili, possiamo dire così, cioè non è proprio una cosa con tutti i crismi. Ma porca miseria, ripeto, cioè questi 30 anni li ha passati, sarebbe in grado di decidere come gestire la sua vita e le sue relazioni senza che arrivi tu a farle da guardia del corpo. Cioè parla con lei e dice, ascolta, no,
Questa qua invece, la protagonista invece è una estremamente terra, cioè molto pratica, molto con una visione anche molto disincantata delle cose. E dice, vabbè, oh, cioè non ci devo fare niente con questo. C'è anche questo sottofondo di antipatia inizialmente, però mi servono i soldi, quello che mi sta chiedendo di fare fondamentalmente non va a ledere la mia dignità, perché cioè, non è che devo andarci a letto a meno che non voglia, non devo fare cose che sono fuori dalla mia natura, cioè, ma che me frega, cioè devo farmi fotografare in giro con lui ogni tanto, cioè c'è ben di peggio, no? Niente, questa qua invece, che vi ripeto ha un cervello incomodato d'uso, praticamente ci arruffa le penne, comincia a fare la voce grossa, poi ecco, ha questa relazione, dicevo, con l'amico del protagonista che fa cascare le braccia, perché lei ovviamente si vedono 2 volte ehm, per discutere della coppia principale, e lei parte già con i film. Poi lui la vuole invitare a cena per ringraziarla che sta accompagnando la protagonista sul set del film dove lui è impegnato, per tenere insieme un po' in piedi anche questa storia della relazione fittizia agli occhi della gente. E questa parte con tutto un pippone del tipo, va bene, andiamo, però paghiamo, cioè pago io perché non so, sono in debito con te, ma non più di questo. Lui la porta in un altro posto che costa di più. Ecco, cosa vuoi dimostrare? Cioè, veramente un vicino attaccato in maroni sta ragazza. E boh, mi aspettavo meglio, anche c'è la dinamica tra i protagonisti mi ha lasciato un po' perplessa, a parte il fatto che le abitudini private di lei, siccome è donna, devono essere sempre contestualizzate con un motivo nobile, perché altrimenti non hanno ragione di essere, ok? Invece voglio dire, cioè se fosse un uomo nessuno avrebbe niente da dire. Sì, ci sarebbe un po' di backlash, come si dice, di ripercussione, ma niente in confronto a quello che viene mostrato deve subire lei. E in più c'è tutta questa cosa, invece c'è lei di affermare la sua identità di donna forte che ci viene propinata fin dalle prime puntate, un po' si piega a questa dinamica, per cui a un certo punto, ripeto, le sue azioni passate, il suo stile di vita deve essere inquadrato entro un cappello di fra virgolette, moralità, bontà, accettabilità di cui non ha bisogno, perché è la sua vita, è una persona adulta, e nel momento in cui ha delle relazioni con degli uomini che sono consapevoli di quello che lei fa e di quello che lei vuole o non vuole, ma voglio dire, cioè 2 adulti consenzienti, ma vedano un po' loro come decidere della sua vita. L'unico che sembra accettarla per com'è è appunto il protagonista, che non sta a farsi tante domande, e appunto c'è già il fatto di aver incontrato una donna che esula dalla casellina in cui lui le ha praticamente inserite quasi tutte, lo lascia a bocca aperta e lo fa già mezzo innamorato proprio lì sui 2 piedi. Ma tutti gli altri hanno tutto questo, sempre questo stigma, ecco, che a me personalmente mi ha un po' lasciato l'amaro in bocca, perché dico, dai, cioè, voglio dire, la responsabilità delle proprie scelte e il non dover sempre puntare il dito quando qualcosa non rientra nel nostro modo di vedere la vita. Cioè, posto che vengono, ripeto, rispettate le regole della decenza, intendo dire della decenza, virgola, e della legalità. E con decenza non dico che deve essere una relazione moralmente approvata, ok? E intendo dire che ci sia una chiarezza e una correttezza nella relazione fra le 2 parti coinvolte, che non deve essere soggetta al giudizio di terzi. Ecco, invece il giudizio di terzi
arriva e come e pesa sempre di più e schiaccia comunque sempre alla fine il punto di vista della donna. Poi ecco lei che comunque è, cioè cavolo, ripeto, un avvocato, non sei uno scappato di casa che non ha esperienza nella vita, cioè arrivare, siccome lo fa più di una volta, di trarre certe conclusioni estremamente affrettate e cioè, mi viene da chiedere, voi sceneggiatori volete farmi credere che questa qua sia un gran personaggio e poi le fate fare queste cose che non stanno insieme con il tipo di personaggio che voi volete, che voi stessi volete presentare, cioè fate un po' pace col cervello. E quindi cioè, sono rimasta un po' male, cioè speravo mi piacesse di più. Cioè, finalmente c'è una protagonista che comunque si sa difendere, sa controbattere, non si prende troppo sul serio e poi c'è naufraga in certi stessi meccanismi che per sua natura non dovrebbe avere e invece ce li avete messi lo stessi, maledetti. Vabbè, lei un pochino anche, come dire, a un certo punto, un po' pure decocciola, nel senso che questo qua comincia veramente a portarlo con un palmo di mano e lei di nuovo, cioè, schiava più che dei pregiudizi veramente, dei pregiudizi diciamo ereditati dalla famiglia, come contrappasso rispetto alla sua situazione familiare schiava anche di un certo modo di pensare secondo cui lei non può sbagliarsi, cioè ma dove? Sei un avvocato, i fatti per primo, cioè non le impressioni, non le sensazioni. Magari tu vedevi questo con la nipote, non sapendo che fosse sua nipote, e magari questa manco era sua nipote e lui era effettivamente un poco di buono, va bene, ma non è che perché l'hai visto una volta allora è così, cioè fatti, cioè concreti, evidenza, invece niente, tutte le ortiche perché deve fare scena, deve fare intermezzo comico per cercare, non so, di renderla più protagonista, più cosa, più stupida in questo caso. Ecco, poi una cosa di lei che francamente mi ha lasciato un po' perplessa è che l'hanno dipinta un po' troppo perfetta. E vado a spiegare questo concetto perché sembra un po' una contrapposizione rispetto a quello che dico di solito. Allora, di solito sono i protagonisti maschili che sono bellissimi, bravissimi, ricchissimi, intelligentissimi, tutto inissimo. Questi protagonisti maschili che sono di enorme successo su quasi tutti in quasi tutti i campi della vita, però spesso hanno anche delle caratteristiche quasi come fossero tipo dei talloni d'Achille che li rendono, diciamo, un po' meno, fra virgolette, indigesti, ok? Magari sono anche cose stupide che dici sì, vabbè, sceneggiatori, vi potevate impegnare un po' di più, del tipo il super mega manager poi arriva a casa e non si sa slacciare le scarpe, una cosa del genere, ok? Qualcosa che serve un pochino a tagliare tutta l'aura di perfezione che gli sceneggiatori hanno dipinto attorno al personaggio maschile e che se non lo rende più simpatico barra più verosimile, quantomeno gli dà una parvenza di umanità che lo rende, fra virgolette, più digeribile, ok? Magari sta antipatico, però magari sta antipatico nella sua perfezione perfetta, ok? Però poi c'è quella cosa un po' comica che ti fa ridere un po' di lui e quindi lo rende, ripeto, fra virgolette, più digeribile. Nel caso di questa protagonista lei fa bene tutto, a parte fare poi queste, cioè pigliarsi queste cantonate, che però
però sono di una natura diversa rispetto all'elemento comico del protagonista maschile, ma vanno a snaturare il valore stesso dato alla persona personaggio femminile. Quindi sono un pochino più subdole, ecco. Però se ci limitiamo a vedere le caratteristiche della protagonista femminile, cioè lei sa fare tutto, cioè praticamente è un personaggio assolutamente irrealistico, ecco. E quindi boh, mi domando perché ci siano questo modo di rappresentare le protagoniste femminili che sembrano non rendergli giustizia. Non lo so, forse non so se mi sono spiegata bene, perché nella mia testa tutto questo aveva un senso anche molto profondo. Comunque 10 puntate, quindi ecco, la cosa bella è che è snello. Se non sbaglio dovrebbe essere su Netflix. Love to Hate You. Bah, non lo so, lascio a voi la scelta se guardarlo. Io ribadisco, speravo in qualcosa di meglio e invece me mi ha lasciato così. Bene, direi che mi posso fermare, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!